fa? Perché ho visto quanti minuti è che sto parlando, è tantissimi. Ben ritrovati, sono Silvia e questo è Drama Compass, il programma di cui non sapevate di avere bisogno. Per questa puntata, finalmente, mi occupo di Tarn Type. Era ora, in realtà era ora già da un sacco di tempo e finalmente dedichiamo la settimana al primo e più glorioso dei BL thailandesi di sempre. Voto 9. Meritato, non lo so, ma è come dare un giudizio a Omero, è il capostipite, è il re indiscusso, l'imperatore dei BL, quindi io sto zitta e chino il capo, perché è giusto così. Tant'è che per la prima volta per questa recensione io ho chiesto aiuto alla fanpage italiana di Mew, che è, ci arriviamo. Mi hanno passato un sacco di informazioni preziosissime, io non posso che ringraziare questa pagina meravigliosa. Vi dirò tutti i dettagli un po' più avanti nella recensione, vi lascerò link in sovraimpressione qua sotto dappertutto, perché io da sola non potevo gestire questa pietra miliare dell'intrattenimento thailandese. Mi spiego. Rimanete qui perché abbiamo tantissimo da dire. Allora, BL Thai, penso si sia capito, del 2019, composto in realtà da più stagioni, ma qui io vi parlerò solamente della prima stagione da 12 episodi. Vedremo poi cioè io sicuramente vado avanti a guardare, poi vediamo se continuare a chiacchierarne qua assieme su quello che è venuto dopo. Padre fondatore di tutto quello che è venuto dopo, senza difetti assolutamente no, ci interessano i suoi difetti? No, palesemente no, abbiamo tutto, abbiamo tutti gli ingredienti di base, abbiamo l'università, abbiamo il tizio che suona, abbiamo i temi molto seri trattati con una leggerezza infinita, abbiamo anche l'audio che un po' fa schifo, nel senso di base un audio abbastanza buono, tranne quando parlano in mensa, lì rimbomba che si sente proprio che i figuranti dietro che fanno background sono in religioso silenzio, perché appena respiri rimbomba e si sentono solo loro che parlano a un volume atomico e cioè, è proprio brutto quell'audio lì, cioè, abbiamo tutto in questo BL. E Petrarca che inventa sole e cuore amore, cioè ho appena paragonato un BL Thai, ho appena paragonato i Tarn Type a Petrarca. La mia pergamena di laurea sta prendendo fuoco, non fateci caso. Allora, noi abbiamo i nostri due protagonisti, Tarn e Type. Tarn, gay dichiarato, Type in odio profondo verso i gay, che finiscono a condividere la stessa stanza in dormitorio. E se si intitola Tarn Type, chissà come andrà a finire, voglio dire. Chissà che incredibile. Wow. In realtà devo dire che anche dei bei plot twist ogni tanto, tipo il cattivo finale sorprende. Questa recensione non ha un filologico, ma io sono troppo gasata perché è il BL base, cioè io mi rendo conto che partite di qua, lo so che ve ne ho già recensiti un botto, ma partite di qua, perché c'è tutto quello che potete volere in un BL, è tutto qui. Non è criticabile, come non si può criticare mai chi fonda qualcosa di nuovo, che dà il via a intere correnti artistiche successive, che fai? Mica gli puoi dire niente. Alla fine ha fondato un genere, ha dato là tutta la produzione successiva e
il canone che ha imposto ancora è quello dei BL. Questo è un dramma che ha fatto dei record inimmaginabili. Voi non avete idea della marea che ha scatenato. Di per sé, a guardarlo, è un BL molto normale, ma è il primo. E quindi è normale perché è lui che ha deciso che cos'era normale e che cosa no dentro un BL. È lui che ha creato il base da cui uno può decidere di copiare o per contrasto fare all'opposto, ma ci si deve relazionare a questo BL per crearne altri. È la base, è l'unità di misura. Ripeto, con i pregi e i difetti dei BL, ha fondato i pregi e i difetti dei BL. Mi sono appassionata a guardarlo, mi è piaciuto, mi sono veramente affezionata ai personaggi, mi sono innamorata follemente di Tecno, che è l'amico di Type, perché cioè, è il personaggio più simpatico e più bro meriti un Nobel per la pace di tutta la serie, perché Tecno, sposami. Io non so come altro presentarvelo, non lo so, cioè, dovete guardarlo. Mi è piaciuto veramente tutto, anche le cose che in realtà non erano fatte bene, tipo la band musicale, dove abbiamo voce, chitarra, basso, batteria, 4 elementi, appena parte la cosa che si sente più forte sono le tastiere, che non ci sono, cioè è bello così, chi siamo noi per criticare? La storia è scontata, è bellissima e mette assieme cose che c'entrano anche poco. Io vi dico solo che quando sono uscite le puntate si potevano vedere solo tipo su Line TV, che qua non esiste neanche, ma bisognava essere tipo su Twitter per avere il link nel momento esatto e bisognava, cioè chi ha pagato per avere le ultime puntate hanno fatto delle views senza senso, il merch è ancora online, cioè si può ancora comprare perché la gente ancora vuole il merch di questo drama. Hanno veramente un fiume in piena, inarrestabile, è The BL, ha una dimensione pazzesca. Mi pare che poi con le views sia stato poi battuto anni dopo da Together, se non ricordo male, ma non vorrei dire una fesseria. Comunque è stato campione di qualunque cosa per anni, meritatissimo, perché veramente ha fondato tutto. Wow. Dal punto di vista del cast, ora, cast mi è piaciuto tantissimo, hanno recitato benissimo, sono bellissimi, bla bla bla, top, totali. I due protagonisti e il cattivo, lavorato benissimo, Tecno, amore della mia vita, tutti favolosi. Il 90% delle persone che vedete poi hanno fatto altri BL, hanno fatto altra roba, sono diventati, cioè è stata anche un forno di talenti, veramente una catena di montaggio che continuava a buttare fuori persone che poi si sono date alla recitazione e abbiamo visto protagonisti di una valanga di altri BL intorno, quindi diciamo che sui due protagonisti ci sarebbe tanto da dire, troppo. Per questo io ho chiesto aiuto alla pagina, alla fanpage di Mew, che mi ha veramente passato tantissime informazioni, tantissime curiosità, immagini, foto, loro possiedono merch, seguono, sanno, e lì mi sono resa conto che è inutile che io provi a scalare questa montagna enorme, perché loro hanno fatto tantissime cose, tante luci, tante ombre, succede, e quindi io vi rimando direttamente alla pagina, che segue con un amore, un'attenzione e una cura pazzesca tutto quello che sta succedendo, i viaggi in Italia che fanno, perché fanno viaggi in Italia,
sono in grado di rispondere a qualunque domanda, fra l'altro di una gentilezza infinita, di una dolcezza infinita, mi sono trovata benissimo, perché poi quando uno è sfacciatamente va, ciao scusa, mi dai una mano? E loro sì, non c'è problema. Per rimanere aggiornati sulle persone che hanno recitato, questa è e resta una recensione del dramma, quindi io vi voglio parlare della trama, vi voglio parlare della realizzazione, vi voglio parlare di come gli attori hanno recitato dentro a questo dramma. Non voglio parlare di loro come persone, né della loro carriera né della loro vita privata, perché non è questo il punto di Drama Compass, però vi voglio rimandare a questa pagina meravigliosa in sovraimpressione qui. Ok, questo l'ho fatto solo per dar fastidio a Tinka, quindi in sovraimpressione avete il link alla loro pagina, lo metto anche sotto, lo metto dappertutto perché veramente sanno una valanga di cose, di curiosità, di fatti interessanti, possono fare molta chiarezza anche sugli scandali più o meno recenti che ci sono stati. Mi sto mordendo la lingua, non voglio addentrarmi perché non voglio scoperchiare il vaso di Pandora. Io vi dico che il dramma di per sé, scevro da tutto il resto, è molto simpatico, intrattiene tantissimo, mi è piaciuto, è ben realizzato, è veramente perfetto nel suo canone, non gli si poteva chiedere nulla di più, nulla di meno. Se uno cerca il classico BL Thai, questa è la risposta ed è stato veramente un tornado, è stato veramente una rivoluzione meritata, cioè questa fama secondo me è meritata. Dopodiché per tutto quello che sono paragoni, per tutto quello che sono opinioni sugli attori, per tutto quello che sono altre cose, altre sedi probabilmente sono più indicate, ma io voglio assolutamente l'opinione di tutti voi qui che mi dite che l'avete amato da morire, che mi confermate che l'avete visto all'epoca quando è uscito, l'avete recuperato dopo o lo andate a vedere adesso finita questa recensione e poi tornate qui e mi dite che è stupendo. Io voglio vedere in quanti mi dicono che non gli è piaciuto, ma sono piaciuti altri BL, non ci credo, perché se mi piacciono i BL questo mi piace. Veramente è uno di quei drama che sono contenta di aver visto, come quando uno finalmente legge un classico e dice adesso finalmente posso dire di averlo letto, posso dire di aver letto Madame Bovary, posso dire di aver visto Tam Type. È bellissimo questo BL, mi è piaciuto da morire e ci stava un sacco. Perché ho visto quanti minuti è che sto parlando, tantissimi, per non dire niente in realtà, cioè ci sono questi due che iniziano che si odiano e finiscono che ma chissà mai cosa farà. Non vi ho detto altro, eppure sono riuscita a riempire tantissimi minuti, è il mio entusiasmo che sta strabordando per quest'opera. Consiglio musicale, così mi sto zitta, anche qua. No, non mi frega niente, io vado a prendere il tema principale e vi ascoltate quello che sentite nella sigla e in tutti i momenti topici e in tutti gli stacchetti pubblicitari, dappertutto sentite sempre solo quello e ve lo sentite anche qua perché è così che funziona con i BL, si risente allo sfinimento sempre il solito pezzo. In questo caso è Be Mine di Kauna, non so parlare thailandese, lui è di una bellezza senza senso e la sua performance dentro il BL è sublime e canta anche questo main team del BL, è tutto così perfetto che io non so cos'altro aggiungere, sono estasiata e quindi adesso ci riascoltiamo ancora una volta Be Mine. Iscriviti! Attiva la campanella, lascia un like, un commento, seguici su Instagram e su TikTok. Ricordati inoltre che siamo su Radio Enjoy dentro il programma Otaku Paradise.